Ciao Monica, siamo qui con Samantha. Ciao. Iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Monica, fai un lungo respiro. E siamo nel presente. Come la vedi? Mi presenta un fiore al centro giallo con i petali arancioni ed è come se da questo fiore partissero due cavi. Un cavo si collega al sole e un altro cavo si collega al mare. Sole e mare. Ti dà l'autorizzazione? E sì, spunta da dietro il fiore, ci sorride e dice cominciamo. Cominciamo con i suoi valori. Vibrazione. Terza sessione di Samantha. Vibrazione. 30 miliardi. Consapevolezza. Beh, ottimo. 170. Anima. 48. Vite. 928. Cervello. 9,7. Suscettibilità ipnotica. 53. 3, 4D. 43. 3D. Vivacità animica. Nuovo valore. Quanto Samantha vuole capire, verità, consapevolezza, evolvere, sapere. 80. Lei in effetti non ha mai smesso. Progetto. Mare, profumo di mare. Mi viene proprio che lei ha voglia di respirare, ha voglia di sentire la vita. Ha anche bisogno in un certo senso di profondità come il mare, ma allo stesso tempo di leggerezza. Anima nome. Nuvola. Spirito nome. Temperino mi fa vedere come una specie di matita che sta iniziando a disegnare dei progetti. Cinema. Prima di chiamare chiunque, il cinema è al buio, vuoto. C'è solo una luce sul palco, un microfono. Chiamiamo la sua anima a dirci quello che vuole. Ti hanno chiamata, Samantha. Avanti tutta. Samantha, purtroppo ti devo chiedere di togliere il video perché sennò io impazzirò con il montaggio e diventerò scemo. Ogni volta che ti chiamano tu puoi spostarti nel quadro e io non riesco. Semplicemente il tasto telecamera, tu lo blu, non rosso, esatto. Avanti tutta. Cosa stiamo a fare qua?
Stiamo camminando a lunghi passi. Samantha è un'altra donna ora. E continuiamo a procedere, a camminare. Vivo, con entità eteriche. Allora, c'è una vipera che mi rimanda un po' a una serie di bugie, sai, bugie un po', una cosa un po' bugia pettegolezzo. Lingua Ecco, biforcuta. esatto. Forse intorno a lei c'è un po' questa roba qui. Vedo portata come una corrente che proviene dall'ex marito. Mhm. È portatore, non so come spiegarti, un po' un mistificatore, un po' bugiardo, un po'. Quindi questa roba qui gli arriva. E poi l'altra è una pantera, sì, una pantera nera che ogni volta che Samantha prova ad avere una nuova iniziativa, questa pantera in maniera anche molto aggressiva le salta addosso, la placca proprio, no? La butta giù a terra, impedendole di portare avanti l'azione che ha iniziato a intraprendere. Poi c'è un uomo del tempo che fa un po' dei giochi ingannevoli con le linee temporali. Vedo che è come se proprio in un certo senso creasse dei contatti sballati. In modo che, diciamo così, la linea temporale in cui è Samantha rimanga un po' svantaggiata. E poi ci sono due DL. Entità mentali. La prima è povertà. E penso che sia proprio importante affrontare questa perché è uno di questi patti familiari, no? E lei è vissuta, diciamo così, proprio nello stretto necessario e c'è come rimasto, no, questa spettro un po' della povertà, preoccupazione costante dei soldi, che tra l'altro è un'entità mentale molto voluta dalla religione cattolica, no? Mhm. Che i suoi fedeli vivano nel sacrificio e nella povertà. E lei effettivamente proviene, no? Da questo filone qui. E questa cosa va effettivamente sradicata perché poi il problema è che la povertà economica diventa anche povertà sotto altri punti di vista. Anche un po' diventa un po' l'accontentarsi nelle situazioni. E lei in passato l'ha fatto, no? Ora invece sta comprendendo che no, non vuole più questo. E Che direi che livello, questo scusami? qua Mhm. è un 3/4. E poi me ne dà una più piccola, però direi di livello 2, che si chiama controproducente. A volte proprio lei fa delle cose che sono un po' proprio un autosabotaggio, ok? Proprio uno scacco a se stessa, scacco matto a se stessa. E tra cui per esempio il fumo, perché lei sa perfettamente conscia di tutto quanto, eppure continua a portarla avanti, perché è come se ci fosse in lei il bisogno, diciamo così, di darsi un po' la zappa sui piedi. E anche questo è un altro meccanismo della terza dimensione che lei vede, ok? Però nonostante tutto non riesce a staccarsi. Quindi come si chiama, scusami? Controproducente. Livello? Ma sì, 2, talvolta 3. Ci sono impianti?
Guarda, l'unica cosa che vedo è tipo una specie di occhiale che ha le lenti che le vanno anche ai lati. E quindi è come se in un certo senso le creassero una specie di riflesso negli occhi. Per cui lei, cioè da un lato è come se ricevesse la luce, però sembra quasi eccessiva, per cui risulta quasi bruciata questa visione. No, non ne vedo altri. Ok, hai rimesso la cam, Samantha? Se non chiamano più... Ok. Chiamiamo nel cinema la madre. Il marito, l'ex marito, pardon, è venuto un po' tipo, però lui è anche un po' attore, perché è venuto un po' in ginocchio, cioè tipo dall'ingresso fino alla prima fila in ginocchio, con le mani giunte. Perdono. Perdono, seconda possibilità, ok? Ehm, Però non so, non è che ci abbia queste vibrazioni che ispirano, perché cioè, si sente che ehm, un po' un serpente, c'ha questa pelle fuori, ok? Che poi sotto c'è un altro strato, c'è un po' multifaccia. E vedo che è come se riuscisse a, non so come dirti, creare un cavo sai, dei cavi della tensione elettrica subito collegato al figlio grande. E come se in qualche modo trasmettesse il suo modo di essere al figlio grande. Mentre Samantha cerca, diciamo così, di portarlo verso la luce, verso la coerenza, e il padre ha questa influenza un po' di confusione, di mistificazioni, di specchietti per le allodole, di cose così. Il figlio grande viene? Sì, 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 sì. Eh sì, è subito dietro, quindi in seconda fila, collegato al padre, no? Con questo cavo. Figlio piccolo. Un'ondata di allegria, di entusiasmo per la vita e di entusiasmo per questo momento qua, la sessione, no? Ne coglie proprio tutta la potenzialità, quindi entra proprio salterellando. Amico speciale. Allora, entra come se fosse diviso verticalmente in due. C'è una parte di lui che è come se, non so se hanno un nome preciso, quelli che la domenica si mettono sull'altare e leggono dei passi del Vangelo. Mm? L'oratore. Bah, vabbè. E ha praticamente questo leggio aperto, no? E l'altra metà invece è bella, ehm, è curiosa anche, Perché? perché lui non riesce a integrare queste due parti, quindi rimane una netta spaccatura fra le due parti. Ci sono due uomini in uno. Due, sì, diciamo due spinte. Uno obnubilato da tutte le favole Mm. e dal bisogno di credere che ci sia qualcosa di superiore. E l'altro chi è? L'altro potrebbe anche essere una specie di sperimentatore e ricercatore,
però allo stesso tempo con tutta una serie di timori a dosare e di obbedienza a certi dogmi. Chiamiamo, è piccolo l'abbiamo chiamato, no? Sì. Sì, sì. Chiamiamo la fiamma. Allora, non so se è tempo di fiamma, nel senso che mi viene un uomo libero, cioè un uomo libero di testa, libero dai preconcetti. Però proprio per questa libertà non mi sembra che voglia avere un legame stabile. Ok? Mhm. Quindi vedo questa altissima compatibilità con Samantha, però lui non intende creare una coppia. In verità, per come vedo io adesso Samantha, lei non è pronta a creare una coppia. Lei è pronta per evolvere se stessa, fare proprio un bel percorso di crescita e di complicità, ma non rientrare di nuovo in una coppia. Quindi si presenta questo uomo che è compatibile in questo momento con Esatto, lei. sì. Va bene. Vediamo subito una cosa. Vabbè. Va bene. Samantha. Causa esoterica, il problema alla spalla sinistra. Vedi, sono state delle feste, quelle natalizie, insomma, in quel periodo lì, no? Che sono le feste della famiglia, no? Poi specialmente in un'ottica cattolica, no? La famiglia riunita, certi tipi di valori, perlomeno in apparenza, no? E quindi mi mostra come c'è Samantha decisa e determinata ad andare nella direzione della sua autonomia e della sua felicità. E dall'altra parte è come se la madre volesse un pochettino dissuaderla e volesse farla rientrare nel canale che Samantha ha percorso per oltre 20 anni, che è quello un po' della facciata, dell'istituzione, della religione, del mantenere in piedi un matrimonio anche se non funziona. Quindi è come se proprio io vedo, no, la madre, come si può dire, che le tira forte il braccio sinistro, per poterla fare andare nella direzione che per la madre è più giusta, ok? Quindi tira piano, fino a che a un certo punto proprio viene questo dolore culmine, no? In cui la spalla di Samantha si blocca, si congela. Perché la sinistra? Per la madre? Sì, sì, certo, perché questa è la volontà della madre, no? Fin dei conti, tra i due genitori, la madre è l'unico vivente, no? E Samantha le vuole bene, c'ha anche un buon rapporto, però è chiaro che lei è portatrice di una serie di valori di conservazione della terza dimensione, no? Mhm. E quindi un pochino, sai, Samantha, è normale anche che si faccia influenzare, no? Dalla madre. Causa esoterica del non riuscire a eliminare i farmaci totalmente, lei ci sta provando, credo anche con il medico, no? Per la tiroide.
Allora lì mi mostra come se lei fosse stata a lungo come strangolata. Strangolata al punto che la tiroide non poteva operare in autonomia. Come se proprio lei non avesse dato espressione a se stessa, ma avesse permesso a questa mano, diciamo così, di strozzarla e di creare proprio questa repressione, no, della propria espressione. Quindi adesso per far sì che diciamo così ritorni tutta la normalità, perché vedo che questa mano ormai si è allontanata, ma ci va del tempo affinché la tiroide ripristini il suo corretto funzionamento, legato alla possibilità per lei di esprimersi liberamente, di essere se stessa. Quindi ci vuole del tempo e ehm, deve proseguire, diciamo, in questo percorso. Sì, esattamente, di libera espressione di sé. Qua per esempio mi fa vedere addirittura come se lei con un pezzo d'argilla potesse plasmare la nuova Samantha, cioè nel senso proprio come se facesse una specie di atto psicomagico che lei prende un pezzo d'argilla, fa la forma che vuole, ed è come se permettesse alla nuova Samantha davvero completamente di venire al mondo. Quindi lei che crea se stessa. Menopausa, ormoni per evitare le caldane, le vampate o no? Allora, è un uomo, lei si sta affidando a un uomo, giusto? Come Sì, ginecologo? sì. Ok. Vedo un'opzione di una ginecologa donna olistica che la indirizza verso una terapia comunque che si può definire ormonale, però è maggiormente a base, diciamo così, di erbe. Mm. Eh, Lei può scegliere, ecco. Mentre allopatica, no, quella in cui è attualmente come situazione. Del ginecologo. Dio, adesso ti dico questa cosa che mi arriva, però non so, valutala anche tu un attimo. Allora, praticamente sembra quasi una cosa del genere, no? Mm, che cosa accade? Che mediamente le donne quando entrano in menopausa, in realtà entrano in una fase anche di maggiore saggezza. Hanno vissuto un tot della vita e vogliono proprio anche occuparsi più di se stesse. Perché è come se andasse via, non so come spiegarti, anche una parte un po' più, non so spiegarti, materica, no? Mm. E quindi è come se volessero più occuparsi di se stesse, no? Quando prendono questi ormoni artificiali, è come se fosse più facile per le entità, grazie a questi ormoni artificiali, generare le vampate di calore. Cioè, io le vampate di calore non so perché, e infatti penso che non siano state spiegate dalla scienza, non le vedo un fatto del tutto appartenente al corpo umano, nel senso proveniente dalla biologia umana. Mm. Rispieghiamolo un attimo perché non si è Eh, capito bene. Mm. non so, Allora, immagino. una persona, una signora ha il ciclo, no? Menarca, vita, ciclo. Poi il ciclo finisce o in fase di fine vita, come nel caso di Samantha. Le vampate cosa sono? La medicina dirà una serie di cose. Noi facciamo un'analisi da un punto di vista esoterico. Pour parler. Cioè, adesso lei per esempio ce l'ha, no? Un'interferenza rettiliana, c'è la vipera, no?
È come se questi animali che sono, cioè, mi sembra che loro non abbiano una loro temperatura, giusto? Mm? Ecco. E non so quello che mi viene, io dico, alzassero la temperatura della donna in questione a fasi, diciamo così, perché non è un innalzamento costante, per attecchire. Quando la temperatura è alta possono avere un attecchimento maggiore. Le entità. Sì. Ma se uno non le ha, se una non le ha e arriva alla menopausa, è più facile che le attiri? No, nel senso che sono loro a produrle. Per attecchire. Sì. No, importante saperlo. No? Se che Certo, decidiamo solo noi. bravissimo, esatto. Quindi, ormoni sì o ormoni no nel caso di Samantha? Non quelli chimici, diciamo, ok? Ecco. Quindi quelli provenienti dal mondo naturale. Cosa sono gli ormoni, Monica? Da un Ma punto di questi vista ormoni esoterico. sintetici o gli ormoni nostri del Nostri. corpo? Nostri. Allora, mi viene come una lettera L in cui c'è una connessione tra la sorgente e la materia. È come se fosse una specie di valvola che permette lo scambio tra la sorgente e la materia. E i Ma sintetici? infatti gli ormoni in realtà regolano tutto, eh. Beh, in effetti sì. C'è stato una specie di bu 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 di sorta di eco. Ho Perché? sentito. Perché è così, perché abbiamo detto la verità. I sintetici o quelli non prodotti dal corpo, quindi ce ne sono alcuni che sono prodotti che si ricavano da vegetali, dalla patata americana dolce e da altri vegetali. Allora, aspetta, distinguiamo tra quelli di laboratorio, chimici, diciamo così, e questi invece naturali, perché questi naturali, come hai citato tu la patata dolce, se è veramente ricavato dalla patata dolce, ok? Mm? In realtà è un'altra modalità di connessione tra la materia e la sorgente, come se la natura ci aiutasse, facesse da tramite, la natura in termini di vegetali, per questa connessione, e quindi è una cosa buona. Al contrario, quelli realizzati in laboratorio è come se rendessero meno efficace questa connessione. Mm. Va bene, fumo. Il maledetto vizio smette e riprende, smette e riprende. Abbiamo già detto tante cose in altre sessioni, Samantha le ha sentite sicuramente, penso. Ciuccio, sessione ciuccio e così via. Ridiamole questa informazione in eterico. Sì, e ricordiamo appunto che lei è questa entità mentale controproducente, laddove lei è ben chiaro che una cosa è assolutamente a danno suo, eppure la fa. Comunque è come se fosse un ultimo piccolo ostacolo alla sua liberazione. Questa è un'entità che hanno in tanti, secondo me. Ora, sinceramente, nessuno ignora che il fumo fa male, porta a problemi cardiorespiratori, cardiocircolatori, respiratori, forse il cancro ai polmoni un giorno, non senti i sapori, non senti gli odori, puzza la carne, le cartilagini, il sangue, l'alito, i capelli, i peli, tutto. Lo sanno tutti. Però tutti
decidono comunque di votarsi a questa che è di fatto una tossicodipendenza. Esistono vari livelli di questo sapere. La maggior parte di persone sa, ma non sente queste informazioni che tu hai detto. Quindi rimane proprio in superficie rispetto a questo sapere. Più invece vai in profondità rispetto a questo sapere, diventa proprio un sentire che le cose stanno così, e più è facile abbandonare questa cosa. Va bene. Diamo questa informazione a tutti i tossicodipendenti da nicotina. È così, Guardami, Samantha. È così, è così. Il famoso libro dice quello, tossicodipendenti. E siccome a nessuno piace, perché ha in testa l'idea dei drogati degli anni '80 con la siringa negli alberi, qualche cittadini di Milano, io tossicodipendente, no, assolutamente. Nessuno glielo fa notare. Nessuno dice tossicodipendente in televisione quando parlano di fumo. Dicono vizio, abbiamo già capito. Smetterà se vorrà. Secondo te vuole davvero, Monica? Mi dice che, non so, lei ama le fragole? Sì. Non so, potrebbe essere, potrebbe provare, perché poi non è che sono tecniche valide per tutti, no? Di portarsi delle fragole dietro. Al posto della sigaretta, di mangiare una fragola piano. Ok. Abbiamo un cinema dei tossicodipendenti e sono venuti tutti quelli che fumano. Sì, qualcuno si è anche affrettato a fare gli ultimi tiri di sigaretta prima di entrare, no? Facciamo chiedere a tutti quelli del cinema se Samantha ce la farà. Ma Samantha ce la farà, ma Samantha ce la farà, Samantha ce la farà, Samantha ce la farà. Tutti che se lo chiedono con quelli che hanno vicini. Ma ce la farà? Abbiamo creato un'entità mentale, ma Samantha ce la farà. E ogni volta che si collega a quella entità mentale, Samantha dice cazzo. Ma quindi adesso devo farcela, guarda che aspettativa, no? Tutti Comunque che la scena che pensano. vedo, che mentre loro pongono, no, questa domanda, dubbio, così, lei mangia una fragola molto grande, succosa, E se ne davanti a fotte. loro. Sì, esatto. Buone le fragole, è ancora quasi stagione. Affrettati a prendere tutte le fragole che trovi. Va bene. Monica, blocco lavoro, blocco sentimentale e analizziamo queste due prima. Allora, blocco lavoro sicuramente legata all'entità povertà, che è poi proprio un'entità familiare, no? Perché lei è vissuta in questa allure di sacrificio, mm, stai nel minimo necessario, non ti puoi permettere gli extra, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è proprio questa roba qui, ehm, di avere lo stretto necessario, poco più. Ed è proprio tipico della terza dimensione per non farci evolvere, perché più noi abbiamo il pensiero, no? Su questo aspetto qui della materia, e meno possiamo dedicarci alla nostra evoluzione. È proprio uno di questi trabocchetti. E per quanto riguarda il blocco sentimentale, io non lo vedo tale, nel senso che lei ha proprio come bisogno di una fase intermedia di respiro da dedicare a se stessa. Ed è anche per questo che effettivamente ha incontrato una persona che, secondo sua ammissione molto evidente, no? Non è che sia la persona giusta. Ma per lei va bene così adesso?
Quindi povertà di lavoro, di opportunità di lavoro, povertà di opportunità di conoscenze e l'entità mentale povertà. Sì, però rispetto alla realizzazione di una coppia, secondo me, è bene così adesso, per il momento, Mhm. che non si realizzi una coppia. Perché? E, perché Samantha è da poco che ha iniziato a guardare a se stessa. Lei per tanti anni ha guardato a se stessa all'interno di schemi predefiniti, quello dell'istituzione famiglia, l'istituzione religione. E adesso invece è come se si fosse scrollata di dosso queste catene e sta finalmente vedendo chi è Samantha libera dalle catene. E però è come se questo richiedesse un po' di tempo ancora. Nascete ipsum. Mm, È tempo di capire chi è Samantha. mm. Le cinema con le 928 vite precedenti di Samantha e in tutte queste tutti i personaggi di Samantha, Samantha è stata, chiedono chi è Samantha? 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 È importante questo. Sì. E chi è Samantha? Samantha è colei che sta mettendo insieme i pezzi per ricordare la sua propria divinità, però li sta mettendo insieme ora mano a mano. Quando sarà arrivata, perché lei ci arriverà, la fiamma la trova in un giorno. Esatto, sì, sì. Quindi non è e aspetta perché le stelle non dicono che c'è un pezzo di strada da fare. Mm-mm. Più banalmente, i soldi dell'assicurazione, causa esoterica del fatto che non arrivano solo a lei, agli altri due sì. Mm. Questo mi dà l'uomo del tempo come se proprio giocasse con le linee temporali e proprio continua a congiungere questo evento, ovvero riscossione dei soldi, con le linee temporali in cui lei non lo riceve, quindi si ritarda in continuazione. Mhm. Vabbè, noi lo eliminiamo adesso. Esistono, visto che abbiamo parlato di vite precedenti, delle vite significative tra lei, l'attuale ex marito, gli attuali due figli, l'attuale amico speciale e basta. Le madre. Ma aspetta, tutte insieme? No, non li vedo No, no, tutti no, no, no. insieme. Ah, ok. E vedo tipo con i figli all'interno tipo di un laboratorio. È un laboratorio in cui si fanno tipo delle scoperte, degli studi, delle ricerche importanti, no? È come se fossero tre ragazzi, tre giovani studiosi che condividono dei successi rispetto a delle scoperte. Quindi l'unica degna di nota è tra lei e i figli, in una situazione di grande esperienza. Pensa che il marito me lo dà come se fosse, allora mi dà questo incontro con il marito, che si incontrano per strada, sono proprio due passanti, e lui la ferma, e la corteggia un po'. Mhm. Ed è un po' simile a questa vita, perché è come se lei si facesse convincere da questo corteggiamento un po' assiduo, eccetera. Però lei non la vedo neanche convinta in questa vita qua che mi propone. Sì, io considero e suggerisco sempre di non considerare troppo importanti le vite passate che abbiamo avuto con le persone che abbiamo incontrato in questa. A volte ci sono delle analogie, a volte ci sono delle piccole informazioni,
no? Certo, certo. Interessante, bello, sì, poi poche attinenze con l'attuale, salvo alcuni casi, alcuni rari casi. Bene, portale aureo, partiamo subito, vediamo se era dentro effettivamente, facciamo sempre un po' di verifiche dal padre. Sì, il padre nel portale, sì, sì, sì. Vuoi le faccio un cucù? Bella di papà. Chiamiamo la madre di un amico del bambino, del figlio piccolo, senza nome, mancata per le punturine magiche, che lascia 3 bambini, tra cui un compagno di classe del bambino piccolo di Samantha. Provo a raccontarti come mi si presenta. Sembra una statua, tipo di un'iconografia religiosa, tipo sai una dama velata, molto sofferente. Ecco, una cosa del genere. Quindi proprio sì, l'idea della pena, della sofferenza. Mm. Sono passati pochi mesi, 4, 5. Infatti me la dà sotto forma di statua, come se fosse ancora un po' congelata in quella fase eh, eh, terrena, anche se non è più dotata di un corpo. Mm. Però la vedo ancora, proprio essendo come statua, legata ancora alla materia. Va nel portale aureo? Mm. No, 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 Non è proprio questione. no. Una VIC. Una VIC per statue. Diciamo che questa Vic per statue può rendere uno di questi veli che sembrano, non so come dirti, di che materiale, di marmo facciamo, no? Uno di questi veli può diventare un tessuto di seta, no? Mm. Però c'è del tempo che deve trascorrere per gli effetti della Vic. Possiamo chiedere all'anima che c'è dentro quella statua di seguirci nelle prossime settimane, mesi, magari anche anni, Mm, penso anni, certo, e di prendere questa informazione. certo. In ogni caso, di sottrarsi al guadagno, diciamo, delle entità del secondo universo che hanno voluto, che hanno creato questo grande trabocchetto mondiale. Mm. Proprio l'altro giorno sono trovato in una discussione del genere e quando io dico io nessuna, hai fatto proprio bene, adesso ti dicono, prima ti dicevano complottista, pezzo di merda, adesso hai fatto proprio bene. E un altro diceva chissà cosa ci hanno iniettato. Mm. Lui con una malattia autoimmune che dalle punturine magiche è diventata molto più aggressiva, almeno del triplo, anche il quadruplo. La psoriasi. Samantha è creatrice, cosa fa? Pattinando va verso il proprio cluster e trova come una specie di pesce, sì, sembra una balena arenata sulla spiaggia. È il suo cluster questo? Sì, Una balena, arenata, arenata. poverina. Mm. Cosa facciamo? La salviamo o la buttiamo in un portale? Povera balena. Io non la voglio buttare in un portale, la povera balena. E no, e c'è la possibilità di
buttarla nel portale nel suo caso significa riavviarla verso l'oceano. Ok, oceaniamola. Mm. Mm-mm. Sì, ormai è un puntino piccolo all'orizzonte. Questi sono i contratti di Samantha? La balena arenata? Sì, Quindi non c'è niente da togliere, c'è da riavvivare. esatto, bravo. La balena stessa è l'ad eternum. Sì, questo spruzzo che ha fatto è l'ad eternum. E le goccioline in sospensione con il sole cosa disegnano? Io vedo proprio che disegnano tipo un ventaglio di possibilità per Samantha. Meraviglioso. Ottimo, c'è qualche avatar degno di nota? No, era rimasto solo un post-it, resta dove sei, diceva questo post-it, attaccato allo schermo del computer. Mm. Ci dobbiamo mettere 5 secondi a chiudere questa situazione. 1, Mm. 2, 3, 4, 5. Fatto? Sì, sì, assolutamente. La nuova Samantha vibra a Circa 600. ah, consapevolezza. 198. 600 è 20 volte tanto. 198, ottimo. Perché non 200? Non so, nei prossimi giorni forse. È come se avesse bisogno di avere un contatto fisico coi figli, un abbraccio, una stretta. PS. 52. Vite. Eh, quasi 900. Sono già poche 928, 900. Cervello. 10,8. Suscettibilità ipnotica. 60. Potrebbe fare una sessione diretta un domani se ne avesse Sì, sì, voglia, sì, interesse. assolutamente. 3-4D. Per uno come Samantha 43 nella 3D. Sì, ok. È ok. Allora, per ora mi viene 30 Ok. nella 3D. Va bene, Ottimo. Vivacità animica sempre 80? 92. Ottimo. Lei ha creato una balena, ci ha fatto visualizzare una balena. Che simbolo è la balena? E mi dà una femminilità legata proprio alla rinascita e alla completezza, custodire tutto dentro di sé. Poi comunque la vedo molto legata anche all'acqua lei. Mare famoso, profumo di mare. Sì, sì, anche di immergere le sue mani dentro l'acqua, proprio l'acqua, sì, del mare, come potere curativo anche per le sue mani. Messaggio finale di Samantha a se stessa.
E ogni giorno di più cesello il capolavoro della mia vita. Ho fatto già un grandissimo lavoro. La mia opera d'arte continua meravigliosamente. Ottimo. Se Samantha proponesse come possibilità al figlio grande un'alternativa, un premio, un regalo, non so, una settimana di vacanza al mare, una bicicletta nuova, un paio di scarpe fighissime, se volontariamente rinuncia a questa cosa, avrebbe un senso. Allora, lui mi parla di amici, come se in realtà questo avesse un valore anche sociale, questa partecipazione al concerto. Sì, no, un concerto del genere non ci va da solo, ma in generale non ci va da solo. Quindi è un po' Però, difficile mettere sul piatto della bilancia due proposte molto diverse, perché come è una conferma sociale, capito? Io c'ero, io ho condiviso con voi questo momento, cioè è un po' difficile. ma se gli amici hanno deciso di andare a Rimini e lui non se lo può permettere, e in questo modo invece va una settimana a Rimini, con anche una spesa maggiore per la povera Samantha, anche quello era io c'ero. Ecco, in questi termini gli piace già di più. Quindi un'altra esperienza con gli amici Esatto. che però ha un costo e quindi sta valutando o può vivere solo di pochi giorni e non di 7-10 giorni. Sì, perché c'è bisogno proprio che ci sia una tacca, segnata una tacca. Io c'ero Sì, sì, a questa esperienza. Bene, esatto. disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.